Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Nel video di oggi andiamo a vedere in anteprima che cos'è questo nuovo gioco costruito sulla blockchain di Cardano, che si chiama per l'appunto AdaQuest, un gioco di ruolo ovviamente con personaggi e item creati con tecnologia NFT. Quindi andiamo a vedere le sue caratteristiche principali, ovviamente dopo la sigla. Siamo sulla pagina ufficiale di AdaQuest e andiamo a vedere che cos'è questo gioco con NFT che è stato costruito sulla blockchain di Cardano. Allora, AdaQuest è un gioco di ruolo che utilizza degli NFT collezionabili per l'appunto sulla blockchain di Cardano, dove ogni carta va a rappresentare un personaggio unico, permettendo al proprietario di utilizzarla come in una classica avventura. Queste quest verranno ricreate nel mondo virtuale di AdaQuest. Sarà un gioco che dovrebbe uscire nel 2022, un gioco multiplayer che molto probabilmente sarà anche disponibile su dispositivi mobili. Il nome del gioco contiene per l'appunto la parola Ada, non solo perché è uno dei primi giochi, se non il primo, sviluppato sulla medesima blockchain, perché gli sviluppatori e i programmatori di questo gioco fanno parte anche di una pool di Cardano e sono quindi dei validatori dei nodi. Ogni carta, quindi ogni NFT, avrà delle caratteristiche diverse che ci permetteranno di superare le quest e nel caso di carte molto rare di poterle rivendere sul marketplace dedicato. Al momento alla via del gioco saranno disponibili 4 tribù. Si possono già eventualmente acquistare andando alla pagina del marketplace, registrando un account sul sito con nome e indirizzo email. Noi potremo partecipare all'acquisto di questi NFT. Possiamo acquistare queste carte utilizzando la valuta Cardano. Per fare ciò, prima di acquistarle, dobbiamo depositarle all'interno del nostro account. Quindi si va sul nome che abbiamo deciso di darci all'interno del gioco, in questo caso il mio nome Maurizio, clicco e come vedete abbiamo la possibilità di cliccare su Deposit Address e inviare i nostri Cardano. Una cosa importantissima: non bisogna inviare Cardano dagli exchange a questo indirizzo, perché una volta che noi andiamo ad acquistare la nostra carta, il nostro NFT, in automatico verrà inviato al nostro portafoglio, ma gli indirizzi degli exchange, se noi trasferiamo da un exchange, non supportano la ricezione degli NFT. Quindi per inviare ADA all'interno di questo protocollo, all'interno di questo gioco, bisogna utilizzare un wallet non custodial, come ad esempio Dedalus oppure Yoroi. Una volta poi confermata la transazione e acquistato il nostro NFT, lo troveremo all'interno di Dedalus oppure di Yoroi, a seconda di quello che abbiamo utilizzato per inviare ADA all'interno di questo ecosistema, all'interno di questo portale. Quindi ricapitoliamo: per acquistare si va su Marketplace, clicchiamo sull'NFT e in questa schermata, come vedete a destra, possiamo andare a acquistare questa carta che al momento costa 12 ADA. Cliccando su Buy Now si apre la schermata dove andiamo a confermare la nostra transazione, accettiamo i termini e le condizioni e ci verranno scalati dall'ammontare di ADA che abbiamo trasferito anticipatamente all'interno di questo gioco. Mi raccomando, lo ripeto, non inviate alcun ADA da un qualsiasi exchange verso questo marketplace, utilizzate i wallet non custodial di Cardano. All'interno del marketplace noi possiamo andare a selezionare tutte le tribù oppure a scegliere le tribù che più ci aggrada. Attualmente come personaggi abbiamo gli elfi, i nani, i barbari e i maghi. Per ogni tribù le carte saranno divise tra maschi e femmine e ogni carta avrà delle caratteristiche ben diverse, sia per quanto riguarda gli attacchi, la difesa, la magia, ma soprattutto anche per la rarità. Quando andiamo ad acquistare e a possedere nel nostro inventario il nostro personaggio, non è finita qua, perché una volta che lo abbiamo all'interno del nostro inventario lo potremo caratterizzare con tantissimi item diversi. Quindi noi prendiamo un NFT con delle caratteristiche ben precise, però poi potremo assegnargli diverse armi, pozioni per farlo
farlo aumentare di prestazioni, proprio come se fosse un vero gioco di ruolo che siamo abituati a giocare su PC o su console. Abbiamo la piena padronanza del nostro personaggio e gli possiamo donare delle armi, elmi, stivali, armature e qualsiasi cosa ci possa aiutare a superare le missioni e incrementare le sue prestazioni. Questi oggetti li potremo ottenere giocando le missioni in multiplayer o eventualmente in single player. Le potremo acquistare con la valuta del gioco oppure acquistare proprio sul marketplace con la valuta Cardano eventualmente. Ma non vi preoccupate, perché se volete giocare a questo gioco ma non volete spendere o comunque non avete disponibilità per acquistare e spendere delle valute digitali per potenziare il personaggio, vi verrà assegnato un personaggio base e durante il gioco si potranno comunque ottenere degli item gratuiti. Quindi gli sviluppatori danno la possibilità a chiunque di giocare, sia gratuitamente oppure, qualora il gioco dovesse piacerci, di acquistare altri NFT, altri item per migliorare e andare così a completare l'esperienza ludica di Ada Quest. Ovviamente poi le carte che andiamo ad acquistare e a costruire in base alle nostre esigenze, poi un domani le possiamo anche rivendere all'interno del marketplace. Andiamo un attimo a vedere come è strutturata la carta. Come vedete, ogni carta ha il suo destino, la tribù, la classe, la rarità e il serial number e anche le abilità. Una volta che si acquista la carta, verranno assegnate random le abilità e nessun altro utente avrà la stessa carta con le stesse nostre abilità. Hanno creato un sistema per far sì che tutti gli NFT, tutte le carte mintate saranno diverse tra loro. Per quanto riguarda la rarità, quindi questo simbolo colorato, abbiamo una scaletta dove indica che il verde è una carta comune, blu è una carta rara perché è stata fatta quella carta che noi possediamo 350 volte, raro 250 volte, epico ne sono state solo fatte 100 copie, leggendarie 50 copie. E ovviamente più basso è il numero della nostra carta, ad esempio leggendaria, però il serial number è più basso rispetto alle altre create successivamente, avrà un valore più alto. Un'altra caratteristica del gioco che ci tengono a ricordarci che questo non è un pay to win, quindi in questo videogioco vengono date le stesse possibilità di crescere a tutti, sia a chi gioca nel modo classico gratuito, ossia chi ha disponibilità economica di investire, comprare NFT, comprare item, tutto necessario per far crescere il proprio personaggio. Nella versione free, per ottenere degli item, ovviamente il giocatore dovrà applicarsi e giocare svariate ore, mentre il vantaggio di chi gioca utilizzando le proprie disponibilità economiche è che ovviamente si può creare il personaggio come vuole, andare nel marketplace e comprare gli item che più vanno a completare le caratteristiche del personaggio che vuole creare. Nella versione gratuita si avrà la stessa possibilità, ma con una tempistica molto più lunga, perché si possono andare a guadagnare e a vincere degli item, ma sono comunque casuali. Quindi prima che ci arrivi, che ne so, la spada che desideriamo, possono passare svariate ore e ore e ore di gioco, mentre chi l'acquista sul marketplace fa un acquisto immediato e la può direttamente caricare sul personaggio. Questa è una cosa secondo me bella, etica, perché viene dato a tutti la possibilità di giocare a questo gioco, sia a degli studenti eventualmente, sia a dei ragazzini che non hanno magari un lavoro e quindi non dispongono di una liquidità economica, e sia a persone adulte che volendo possono comunque giocare in modo gratuito, ma se vogliono acquistare gli item e diversi NFT. Come ho detto all'inizio del video, il gioco completo uscirà nel 2022, ma secondo la roadmap già a fine anno, a dicembre 2021, si potrà partecipare alla modalità duello, alla modalità giocatore contro giocatore o giocatore contro computer, e verrà rilasciato anche la beta per quanto riguarda i dispositivi mobili. Per quanto riguarda l'anno 2022 ci sarà la fase 2, dove si potrà partecipare anche alla versione dungeon, quindi molto più strategica e dicono molto più lenta, perché non è una battaglia rapida uno contro uno, ma si devono superare dei veri e propri dungeon, come ad esempio si può fare con Diablo, per chi conoscesse questo gioco. Il gioco sarà completamente in grafica 3D e nella fase 3 si andrà a sviluppare una sezione del gioco proprio come se fosse un gioco di strategia a turni. Quindi con queste premesse
può essere veramente il primo gioco sviluppato su Cardano, una vera e propria chicca. Bene, siamo arrivati anche per oggi alla fine del nostro appuntamento. Mi raccomando, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate per questa piccola anteprima di Ada Quest. Se conoscete degli altri giochi di ruolo simili, soprattutto inerenti al gaming NFT su blockchain. Io come sempre vi ringrazio per l'attenzione, vi invito ad iscrivervi al canale qualora non l'abbiate ancora fatto, ad unirvi alla nostra community Telegram e di lasciarmi un like per aiutarmi con l'algoritmo di YouTube. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!